Buongiorno, in questi giorni, come tutti voi, naturalmente mi sto tenendo aggiornato, sto cercando di farlo, su quello che avviene su questo nostro pianeta Terra. In particolare seguo quelle regole, quelle norme che vengono date a partire dall'Italia e poi nelle varie nazioni, anche con le varianti che ci sono all'interno delle varie nazioni. E poi ho la fortuna di avere amici che operano in diversi ambiti dell'attività economica, si va dagli alberghi alla ristorazione, alle aziende metalmeccaniche, quindi veramente si copre un po' tutto l'arco, insomma, della produzione e del lavoro e parlando con loro inevitabilmente si parla di queste regole. E devo dire che viene fuori molto spesso una osservazione. L'osservazione è questa, che alcune di queste regole almeno paiono essere totalmente prive di logica, prive di senso, cioè sembra che non abbiano una motivazione razionale. E quando parlo di questo con loro, non posso fare a meno di pensare ad un elemento biblico, a certi hukim che sono degli statuti, però guardate, facciamo così, ve li leggo direttamente dall'esegesi ebraica così almeno riusciamo a capire anche una cosa alla quale non si pensa normalmente, nel senso che non si pensa che potessero utilizzare questi metodi, ma in realtà così ci dicono. Qui siamo nell'Esodo, in un momento in cui gli ebrei sono accampati in un luogo in cui c'è dell'acqua amara che poi viene resa dolce e qui Yahweh impartisce le sue regole, insomma i suoi ordini. E dice l'esegesi, Amarà, si chiama così il luogo dell'accampamento, Hashem, sapete, è il termine con il quale gli ebrei sostituiscono Yahweh, che per loro è impronunciabile, e Hashem significa il nome. Allora, Amarà Hashem impartì agli ebrei alcuni precetti, tra i quali lo Shabbat e quello della vacca rossa. Il rito della vacca rossa è un rito molto particolare, in effetti, che prevede tutta una serie di azioni che passano attraverso l'impurità, la purificazione, la vacca che viene bruciata, le ceneri che vengono conservate. Se vi interessa approfondirlo, lo trovate nel libro dei Numeri, al capitolo 19, già dai primi versetti. Lo potete leggere lì. Allora, quest'ultimo, dice l'esegesi, cioè il rito della vacca rossa, fa parte della categoria dei cosiddetti statuti Hukim, ossia di quei precetti che, come spiega Rashi, non hanno alcuna motivazione logica e ai quali si ricorre come comodi strumenti per spingere la persona a trasgredire. Ora, questo è un concetto importante, cioè, secondo l'esegesi, venivano dati questi precetti privi di logica, privi di senso, per vedere, per verificare qual era la disponibilità ad ubbidire. Questo è molto interessante. Prosegue l'esegesi dicendo: Hukkim sono anche, ad esempio, il divieto di indossare indumenti in tessuto composto da un misto di lana e lino, ma di questo abbiamo già parlato in un altro video, o quello di consumare carne di maiale. Ramban spiega che a Marà Mosè si limitò a insegnare questi precetti e lo scopo era di abituare gli ebrei all'osservanza dei precetti e di metterli alla prova per vedere se li avrebbero accettati volentieri e con gioia. Cioè, ci si dice qui, venivano dati anche degli ordini privi di logica, cioè senza apparentemente senso, al solo scopo di vedere se gli ebrei erano disposti ad ubbidire. È un po' anche la tecnica che si usa nell'addestramento militare, no? Dove si alternano ordini che hanno una loro concreta motivazione ad altri che invece paiono privi di logica, privi di senso. Ma il soldato, il militare in addestramento deve dimostrare di ubbidire a qualunque tipo di ordine senza porsi delle domande. Ora, quando io appunto parlo con questi amici, mi vengono in mente questi hukim
E tra l'altro mi viene in mente anche un altro passo dell'Antico Testamento, quello del Coelet, là dove si dice che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, veramente non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Allora, visto che noi siamo persone intelligenti, quando ci troviamo di fronte a questo tipo di hukim, cioè a questo tipo di regole apparentemente prive di logica, prive di senso, allora noi usiamo la nostra intelligenza e ci comportiamo di conseguenza. Ciao, grazie e alla prossima.